Ma allora qui siamo pronti al volo. E certo, con la serie completa di Casa Pigler. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Qui davanti a me la serie completa degli elicotteri di Casa Pigler. Precisamente una serie di elicotteri adatta veramente a chi il volo lo ha sempre sognato ma ha sempre avuto paura. È per questo motivo che questa serie di elicotteri vi garantisce la massima semplicità di volo. Come? Ora ve lo spiego. Il primo, l'Adac, un elicottero che ha reso famosa la serie di questi modelli perché è estremamente stabile, in fusoliera bellissimo, e dopo l'Adac, l'Ages ragazzi, stabilissimo, un'elevata autonomia e soprattutto tanta robustezza. Se cade, prende un urto, non succede nulla. E poi l'ultimo nato, il Proton 2, molto similare all'Ages 300 ma con qualche differenza che adesso ci tengo ad andarvi a spiegare. E partiamo proprio dall'ultima novità, il Proton 2. Contenuto della confezione estremamente semplice, troviamo il cavo di ricarica per la batteria, degli utensili per la manutenzione e il controllo delle pale ordinario, batteria LiPo 3.7 volts da 300 mAh che può garantire un'autonomia fino a 15 minuti. Cioè, vi rendete conto, 15 minuti di volo con una batteria non vi bastano? Non preoccupatevi, perché abbiamo tutti i ricambi per questi modelli, quindi altre batterie? Vi basta andare a visitare la sezione ricambi dedicata a questi modelli e lì trovate tutto. Comunque, oltre a questo, il Proton 2, per quanto riguarda la sua robustezza, veramente impressionante. Per quanto riguarda i controlli, prima di tutto, questo è un elicottero stabilizzato su 6 assi. Quindi questo vi garantisce praticamente un comportamento da drone, sta fermo, immobile, facilissimo da utilizzare. Inoltre è dotato di autodecollo e autoatterraggio, quindi per metterlo in volo vi basta cliccare. E non preoccupatevi, perché anche la stabilizzazione della quota, quindi si ferma a una quota prestabilita, voi dovete solo divertirvi a giocare. E nel momento in cui avrete affinato le vostre doti di pilotaggio, qui ci sono 3 modalità di volo: facile, semplice, estrema, diciamolo così per farvelo capire al meglio. Adesso, prima di mettervelo in funzione, passiamo all'Ages, quindi anche capire le differenze tra questi 3 modelli. L'Ages 300 è ancora più semplice del Proton 2, sempre dotato all'interno della confezione della batteria uguale al Proton, cavo di ricarica e radiocomando che non ha 3 modalità di volo. Ha sempre l'autodecollo e l'autoatterraggio, è sempre stabilizzato su 6 assi, fidatevi, è veramente immobile, sempre 15 minuti di autonomia, ma non ha 3 modalità di volo. C'è una lieve differenza di prezzo perché l'Ages 300 è una replica di un elicottero molto conosciuto. E per ultimo c'è l'Adac. A me questo elicottero mi fa impazzire, guardate quanto è bello ragazzi, è come quello reale. Quadripala, quindi 4 pale, sempre stabilizzato, sempre 3 modalità di volo, sempre autodecollo e autoatterraggio. Costa leggermente in più rispetto all'altri perché è dotato di fusoliera. Qui il contenuto della confezione cambia leggermente, cavo di ricarica, troviamo sempre gli utensili per effettuare la manutenzione ordinaria, il serraggio delle pale, e la vera differenza è la batteria da 350 mAh, ma questa non vi garantirà un'autonomia maggiore, solo che questo elicottero pesa qualche grammo in più, quindi abbiamo bisogno di una batteria con un amperaggio leggermente maggiore. Inoltre, una cosa che mi piace veramente tanto è che questa batteria è dotata di rilevamento di carica, quindi vedete adesso è completamente carica. E lo sapete che faccio? La inserisco nell'apposito vano, guardate quanto è semplice. Accendiamolo, lo metto in piano, importantissimo metterlo sul piano, prendo la trasmittente, la accendo, basta dare tutto il passo o il gas e toglierlo tutto, sincronizzazione avvenuta, e per metterlo in volo
non sto facendo nulla ragazzi, il modello è ancora da trimmare, ma guardate già quanto è stabile. Andiamo a vedere come si comporta. Io qui ho uno spazio abbastanza ristretto, però le doti di volo di questo modello sono veramente notevoli. Guardate che stabilità, se lo tocco non succede nulla. Elicottero veramente bello da vedere, ma soprattutto stabilissimo. Sono veramente divertenti questi modelli. Guardate che linea, guardate che colore, che direi si addice ai nostri colori. Questo è un modello che volete vedere come va in tutta la nostra città. Divertiamoci un po' all'interno della nostra sede, del nostro showroom. Sono in prima modalità volo, quindi quella più semplice. Ma questo elicottero reagisce veramente velocemente, stabile, bello. Cosa volete dirvi ragazzi? Serve altro? Facciamolo atterrare. Meglio di così. E adesso vediamo i suoi fratelli. Se vi va, perché se non vi va vi basta andare direttamente sul nostro online shop www.dpmodellismo.it e potete subito procedere all'acquisto. Ma io nel frattempo aziono l'Ages, inseriamo la batteria e prepariamoci al decollo. Però cambiamo posto, cambiamo location perché voglio creare un'atmosfera diversa per questo stupendo elicottero, perché l'Ages 300 è veramente spettacolare, stabilissimo, facilissimo da pilotare, autodecollo, autoatterraggio, stabilizzato su 6 assi, 15 minuti di autonomia, ma cosa volete di più ragazzi? Comunque, stessa procedura del fratellino ADAC, accendiamo la trasmittente, tutto gas, togliamo il gas e con un clic decollo. Guardate com'è stabile, guardate come va, vediamolo un po' in action. Come si comporta? È bellissimo da vedere, ma poi è veramente robusto, è veramente ben fatto. Basta trimmarlo un pochino. Io adesso naturalmente non l'ho fatto perché l'ho appena tirato fuori dalla scatola. Volete sapere perché dico che è facile? Vi faccio capire meglio. Allora, voi vi trovate in volo, ok? E volete capire come funzionano questi comandi. Che cosa fa questa leva? Va indietro, lascio. Che cosa fa questa leva? Va in avanti. Lascio. Vedete? Cioè non dovete avere paura. Io adesso lo vorrei regolare, lo vorrei trimmare, ma il video magari non sarebbe proprio veritiero, però guardate con che tranquillità. Semplicissimo. Volete ancora capire a che cosa serve questo? La coda! Vedete, non succede nulla, quindi potete imparare in maniera estremamente semplice. Se lo usate indoor vi consiglio di effettuare una trimmatura molto precisa perché le varie correnti, vedete, tendono a spostare il modello. Ancora va avanti, lo trimmiamo un altro po', ancora va avanti, lo trimmiamo un altro po', ancora va avanti, lo trimmiamo un altro po'. Quasi, l'altro pochino, vediamo. Guarda un po', adesso è praticamente immobile. Cioè, è veramente incredibile ragazzi. Con un trim, io non sto toccando nulla, guardate il modello e poi se avete il dubbio sulla robustezza dello stesso, fidatevi che non vi succede mai nulla. Comunque adesso andiamo a vedere l'ultimo fratello, la novità, il Proton 2, facciamo atterrare anche lui. Vediamo un po' questo Proton, perché si differenzia dall'Ages 300 in quanto ha 3 modalità di volo, quindi dovrebbe essere più cattivo rispetto all'Ages. Stessa batteria, stessa procedura per quanto riguarda l'avviamento e vediamo se riusciamo a farlo partire direttamente da qui. Ma io penso di sì, un clic, assolutamente ragazzi. Proton 2 è bello da vedere, non me l'aspettavo. Anche lui necessita di un leggero trimmaggio, ma veramente poco. Guardate, sto facendo veramente un controllo minimo del modello, nulla di particolare. Questa è un'operazione che dovete fare tutti quanti voi, quindi ci tengo a mostrarvela ed è molto semplice da fare. Grazie ai trim voi per esempio potete andare a gestire il modello. Adesso va avanti, evitiamo di fare qualche crash inutile, lo mandiamo un po' più indietro. Ecco, ci siamo ragazzi. Guardate, un drone, avete presente un drone? Ci volete mettere una fotocamera? Guardate come va, bello, mi piace tanto anche il drone. È agile, c'è da dire che è molto agile. Lo troviamo un po' all'estremo, c'è da dire che è molto agile, stabilissimo anche lui, stessa robustezza dell'Ages. Vediamo un po' con le altre modalità.
Che cosa cambia? Cerco di farvelo capire al meglio. Siamo in prima modalità. Ok, proviamo a mandare l'elicottero in avanti. Guardate di quanto si inclina. Ok, questo è il primo modo di volo. Andiamo sul secondo modo. Vediamo quanto si inclina. Vedete, è molto più reattivo. Io ho quasi paura di utilizzare la terza perché lo spazio è ridotto. Vediamo un po'. Ha fatto 3 bip. Inizia a preoccuparmi. Pronti, oddio! No, vabbè, ma quanto è reattivo! È impressionante. E pensate che è un classico 4 canali. Non voglio esagerare perché siamo in uno spazio veramente ridotto per utilizzarlo nella terza modalità. Comunque ragazzi, Proton 2, Aegis 300, ADAC, la famiglia Pigler è al completo ed è pronta a soddisfare tutte le vostre esigenze. Cioè, volete volare? Volete spendere poco? E come vi posso dire? Cioè, volare è semplice, è la verità, grazie a questa serie di elicotteri che potete trovare sul nostro online shop www.dpmodellismo.it. Iscrivetevi al canale e non perdetevi le prossime novità. Ci vediamo molto presto con un nuovo video. Un saluto a tutti, ciao!